Buonasera a tutti, è un onore per me essere qui con i ragazzi e le ragazze di San Patrignano. Vi devo ammettere che fino a mezz'ora fa pensavo di dover parlare in inglese come mi era stato detto, invece è un piacere parlarvi direttamente in italiano, ma scusatemi se balbetterò un po' perché mi sono preparato la presentazione in inglese, ma l'italiano è la mia lingua madre, quindi ce la farò sicuramente. Volevo iniziare chiedendovi quanti di voi nella vostra vita, e spero sarete in tanti, in un certo momento hanno pensato: se potessi essere io la persona a decidere le cose, se potessi essere io a occuparmi direttamente dei problemi che vedo intorno a me, nel mio condominio, nella mia strada, nel mio quartiere, a San Patrignano e poi nel mio paese, nel mondo, nell'Europa. Quante volte ci siamo detti: se solo potessi? E perché non possiamo? Non tutti abbiamo dei soldi, un capitale da cui partire, non tutti sappiamo come funziona il sistema, non tutti abbiamo i mezzi e gli strumenti per poter veramente trasformare un'idea positiva per cambiare il mondo in un'idea realizzabile e fattibile. E questo è quello che Ashoka, l'associazione che rappresento oggi, fa da oltre 30 anni in 70 paesi al mondo. In Italia Ashoka è arrivata da pochissimo. Daniele, che ha parlato prima di me, ha tentato di lavorarci un po' in passato e finalmente siamo riusciti quest'anno. Da 2 settimane Ashoka è anche in Italia e sono qui oggi a parlarvi del lavoro che facciamo con Ashoka. Ashoka è un'associazione di imprenditori sociali. Cosa vuol dire imprenditori sociali? La parola sembra indicare che si tratta di qualcosa solo per imprenditori. Invece no, una persona può agire da sola, può agire attraverso la propria ONG, attraverso il proprio comitato di quartiere. L'imprenditore sociale è colui che vede un problema nel mondo e cerca di cambiarlo. C'è una metafora che usiamo molto e mi piace: gli imprenditori sociali sono come le giraffe, hanno un collo lungo che gli permette di guardare in lontananza e vedere un problema a 360 gradi, hanno un cuore grande che deve pompare tanto sangue su per il collo. Ci sono giraffe in un mondo di leoni. I leoni possono essere i governi oppure le imprese, tutte le difficoltà, ma non so se avete mai visto una battaglia tra giraffe e leoni, spesso i leoni scappano. Quindi, per parlarvi dell'impresa sociale userò un esempio. L'esempio è di questo signore, un medico tedesco che si chiama Frank Hoffmann. Come la maggior parte degli imprenditori sociali con cui lavoriamo, Frank Hoffmann non sapeva di essere un imprenditore sociale. Era semplicemente un ginecologo a cui è stato chiesto dal direttore sanitario dell'ospedale di entrare a far parte di un programma in cui per riabilitare delle persone che erano diventate cieche, quindi non cieche dalla nascita ma che a causa di un incidente o di alcune malattie erano diventate cieche. Di solito i non vedenti, quando trovano lavoro, spesso è in pochi settori. A volte fanno i massaggiatori, a volte lavorano nei call center. Era un programma per inserirli in un sistema in altri settori. Il signor Hoffmann però aveva anche lui dei problemi suoi. Innanzitutto i dottori in Italia, in Germania, dappertutto sono persone molto occupate, quindi riusciva a vedere le proprie pazienti soltanto 1 o 2 volte, soltanto per pochi minuti al giorno. Spesso quando bisognava iniziare un test per verificare se le donne avevano il rischio di cancro al seno, al massimo poteva dedicarci un paio di minuti. Hoffmann ha notato anche che in Germania la causa di morte più comune per le donne che hanno da 40 a 44 anni è proprio quella del cancro al seno. Questo è un dato preoccupante ed interessante, perché non succede alle cinquantenni, ad esempio, ma alle quarantenni. Il motivo è perché dai 50 anni iniziano ad esserci dei test di routine, in cui le donne hanno diritto a partecipare attraverso la loro polizza privata o pubblica a test di routine, mentre non le quarantenni. Cosa ha pensato il signor Hoffmann? E credo che stiate capendo dove sto arrivando. Perché non usare i non vedenti nel sistema sanitario nazionale tedesco e dare loro opportunità di lavoro e allo stesso tempo utilizzare il loro senso del tatto, che come immaginate è molto più sviluppato che nelle persone che riescono a vedere. Diciamo che queste persone vedono con le loro mani. In questo modo ha riuscito a far diventare una disabilità una abilità.
Come potete vedere qui, c'era un grafico qua che non appare, comunque ve lo faccio vedere qua. Un dottore normale di solito scopre i primi noduli al seno delle donne quando sono grandi più o meno 1,5 cm, mentre attraverso questo processo creato dal signor Hoffman si riescono a individuare noduli anche di 6 mm. Questo cosa vuol dire? Ovviamente le persone non vedenti che fanno un nuovo percorso di studi, quindi non sono personale medico ma personale di supporto medico, hanno molto più tempo da dedicare alle pazienti e quindi impiegano innanzitutto 45 minuti invece che un paio di minuti per fare il controllo. È un esame molto lungo e delicato, ma fanno anche un training per imparare a parlare col paziente, perché è un esame è una zona molto personale del corpo della donna, quindi è anche importante che le persone far distrarre il paziente. La cosa più importante è che quando il nodulo ha soltanto 6 mm di diametro, le possibilità di sopravvivenza a questo cancro sono oltre il 90%, anzi 95%, perché generalmente non si è ancora espanso. Qual è stata la grande innovazione del signor Hoffman? In realtà non si è trattato, come spesso pensiamo noi quando si parla di innovazione sociale, ad una innovazione tecnologica. Non ha inventato nessuna applicazione per telefono, non ha inventato nessuna nuova piattaforma, ha inventato questa cosa. Non so se la telecamera può zoomare, così provate ad indovinare di che cosa si tratta. Qualcuno ci vuole provare? Allora, forse non lo vedete da lontano, ma questa barra non è soltanto colorata, ma ha anche dei diversi tipi di rilievi, abbinati a diversi colori, in modo che le persone non vedenti, toccandolo, possano sapere esattamente a che altezza si trovano. Mettendo due di queste strisce in verticale e una in orizzontale nella parte del petto delle donne, i non vedenti riescono quindi a indicare esattamente le coordinate del punto in cui si trova il nodulo e comunicarlo al dottore. In questo modo il dottore continua il suo lavoro, ci mette soltanto il tempo che ci impiegava prima, ma ha una persona dedicata esattamente a questo. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Quindi ora non vi starò a spiegare tutta questa slide. Quello che sto cercando di farvi capire è che un imprenditore sociale è una persona che vede dei problemi che ha nel suo lavoro. Quel lavoro può essere quello medico o può essere qualsiasi altra professione, e trova delle soluzioni innovative e creative. Questa persona, che noi chiamiamo fellows, sono le persone che vengono sponsorizzate da Ashoka e fanno parte della grande comunità che andiamo a formare in tutto il mondo di persone finanziate e appoggiate da Ashoka. Cosa ha fatto? Ha dato lavoro alle persone disabili, che sempre un lavoro è difficile trovarlo per tutti, per le persone disabili ancora di più. Ha migliorato drasticamente la salute delle donne in Germania, risparmiando migliaia e migliaia di morti soltanto in pochi anni di attività, e sta creando un modello che si sta espandendo in tantissimi altri paesi e chissà mai che presto lo vedremo anche in Italia. Ha ridotto drasticamente il costo per l'amministrazione pubblica, perché rimuovere un nodulo di 6 mm è molto meno costoso per lo Stato che curare una persona in uno stadio avanzato di cancro. Insomma, queste soluzioni a 360 gradi sono le soluzioni che con Ashoka andiamo a cercare nel mondo e che da questa settimana stiamo andando a cercare anche in Italia. Questo era un esempio per farvi capire come funziona Ashoka. Questa sera si parlava di salute, di sanità, ho voluto farvi un esempio preso da questo ambito. Comunque ad Ashoka finanziamo e appoggiamo persone che agiscono in diversi ambiti, anche in quello dell'educazione, dell'ambiente, dei diritti civili, dell'inclusione sociale. L'idea è proprio questa, quella che l'innovazione sociale consiste nel creare un nuovo ecosistema di cambiamento sociale. Questo si può fare in diverse forme, come abbiamo detto, e questo è quello che Ashoka ha fatto nei primissimi anni, dagli anni 80 successivamente. Negli ultimi tempi Ashoka ha iniziato a trasformarsi un po', ha capito che
pur essendo molto importante il ricercare l'eccellenza in giro per il mondo, come diceva Daniele prima, dobbiamo portare gli stessi valori a tutti, cittadini e cittadine del mondo, e dire alle persone che anche loro stessi nel loro piccolo, che sia la loro comunità, la loro scuola, la loro università, il loro posto di lavoro, il loro quartiere, possono essere anche loro dei portatori di cambiamento. Lo slogan di Ashoka è "Everyone's a changemaker". Tutti possono essere portatori di cambiamento, tutti possono diventare imprenditori sociali da questo punto di vista. Basta essere innovativi, creativi, etici, perché è importante che l'impatto sociale venga prima dell'impatto diciamo del profitto, anche se tanti dei nostri fellows operano con margini di profitto. E l'importante è avere una visione strategica, la famosa giraffa, come vi dicevo. Così si può creare una cultura del cambiamento, iniziando dai giovani. Per questo il lavoro che andremo a fare con Ashoka sta cambiando molto. Si parte dalle scuole, si parte dall'università. Finisco col dirvi che Ashoka proprio da questo mese è arrivata anche in Italia. Inizialmente ci confronteremo con il mondo delle imprese, con il mondo dell'imprenditoria sociale, soprattutto sul tema dell'occupazione e del lavoro, che è fondamentale nel far ripartire l'impresa sociale in Italia, ma non solamente. Avremo modo di lavorare su tutti i settori che abbiamo descritto prima. Ovviamente non posso farlo da solo, neanche con l'aiuto di Daniele, neanche con l'aiuto delle persone che già conosco che vogliono darci una mano. Abbiamo bisogno di tante persone, quindi se anche qualcuno di voi o persone che conoscete vogliono aiutarci, saremo più che felici. Potete essere gli imprenditori sociali, dei donatori, perché anche noi abbiamo bisogno di fondi. Potete anche essere dei consulenti, sia nel privato che nel pubblico, o semplicemente dei cittadini, dei volontari o dei giovani che hanno voglia di prendere in mano ciò che non gli piace del mondo e cambiarlo. Quindi se volete io ci sono e possiamo cambiare le cose insieme. Grazie.